Siamo in compagnia di Michael Shea, uno dei ricercatori più autorevoli nel campo della biodinamica craniosacrale. Michael domani terrà un seminario per i soci dell'Associazione Craniosacrale Italia dal titolo Ascoltare il cuore per cambiare il cervello. Gli abbiamo posto e gli poniamo alcune domande. La prima domanda che vogliamo porre a Michael in questa intervista è che cosa ti porta qui in occasione di questa visita, quindi ci piacerebbe sapere in che cosa consiste e quali sono i contenuti del seminario che stai per insegnare. So, we're curious to know, what brings you here and what are the topics of this first seminar that you're going to teach with us here. Well, actually, I've been coming now to Italy for almost 15 years, teaching a series of both foundation trainings, and now I'm just doing advanced trainings about once a year. Sono più di 15 anni che vengo qui in Italia a insegnare corsi di base di terapia craniosacrale e in questi ultimi anni sto insegnando solamente dei seminari avanzati. And actually now my wife loves Italy so much that she is now teaching her gluten-free cooking classes in Tuscany. So we both come together. We like to travel here to Italy, and it's probably the most fun country that both of us have been in, ever. Sono anni ormai che anche mia moglie insegna qui in Italia, lei è un grande motivo per venire qui in Italia, insegna dei corsi di cucina senza glutine in Toscana e noi troviamo che l'Italia sia uno dei paesi più divertenti in cui venire a lavorare e anche a viaggiare. Mm-hmm. So it's been a very beautiful experience to be able to develop my work in the biodynamic craniosacral therapy model. So what I'm actually been doing for the past couple of seminars, and it includes this seminar, is I've developed a type of work called cardiopathy in the cranial field. Now, this is actually a branch of biodynamic craniosacral therapy. È stato molto interessante, anche molto entusiasmante sviluppare il lavoro biodinamico craniosacrale in questi ultimi anni. Una delle branche del lavoro che sto compiendo adesso, il lavoro che sto esplorando, si chiama cardiopatia, che è un aspetto nuovo che ho sviluppato soprattutto nei seminari dell'anno scorso e in questo nuovo seminario che porterò quest'anno. And it's actually quite simple work. What I do is I teach the students to touch actually probably 15 or 20 arteries all over the body. Of course, we only do 5 or 6 arteries per seminar. È un lavoro molto semplice in realtà. In questo lavoro insegno agli studenti a toccare in maniera craniosacrale, biodinamica, le arterie, 12 o 15 delle arterie principali del corpo e in ogni seminario insegno il contatto con 5 o 6 di queste arterie. And as a result of this, we have seen tremendous results with people with very, very significant cardiac problems and a reduction, actually a very significant reduction in stress physiology and in some cases trauma physiology that has actually landed right in the heart. So teaching the work of the heart and teaching the work of the cardiovascular system has been much deeper. Abbiamo visto degli effetti, abbiamo notato che attraverso questo tipo di lavoro abbiamo degli effetti molto significativi su quelle che sono il funzionamento del cuore, la fisiologia, il metabolismo in generale del corpo e troviamo che questo lavoro con il sistema cardiocircolatorio abbia degli effetti sul modo in cui noi possiamo liberarci degli effetti di stress e trauma in un senso più ampio. It's pretty amazing. And è sorprendente questo, ma sono curioso di sapere un pochino di più. Quindi gli effetti sono fisiologici e sullo stress e trauma. So the effects are physiological on stress and trauma. Right. And, what else? Right. Well,
the effects of stress and trauma not only reside in the heart, but they also reside in the brain. And according to the research, and we've been finding it to be true, that Gli effetti di stress e trauma si possono trovare sia nel cuore che nel cervello. E abbiamo scoperto in generale che è abbastanza vero. Right. So the process has been very interesting because before any of this work gets applied to the client, the therapist actually has to come into relationship with their own heart and get a sense of the rhythm and movement of their own heart. Abbiamo capito che in questo lavoro è importante, prima che l'operatore entri in contatto con il cliente, che l'operatore, cioè chi fa la terapia o chi fa questo tipo di lavoro, sia in contatto da principio con il movimento del proprio cuore, con le percezioni del proprio cervello, del proprio corpo. And as a result, we are finding a much deeper reduction in fear. So it's not just about stress and trauma, but the fear centers of the brain begin to downregulate. It's quite amazing. Quindi la scoperta che abbiamo fatto è che abbiamo un effetto indiretto sulla paura. In questo modo di entrare in contatto con la persona, i centri che regolano il livello della paura nel nostro cervello iniziano ad abbassare la soglia di attivazione, cioè i centri della paura diventano effettivamente meno attivi. That's actually very amazing itself. And along with those type of results, we're seeing results in the reduction of tension in the fascia. Quindi questi già di per sé sono dei risultati sorprendenti e insieme a questi risultati abbiamo anche scoperto che ci sono degli effetti in riduzione dello stress all'interno del tessuto fasciale, del tessuto connettivo. Right. For example, one client who had several automobile accidents had an enormous complex of tension obviously in the neck and shoulders. Quindi prendiamo ad esempio un cliente, un ricevente che abbia avuto un incidente d'automobile. Qui Michael sta pensando a una persona che teneva grande tensione nel complesso del collo e delle spalle. Mm-hmm. And in just 2 sessions of holding the arteries in the arms and the arteries in the neck, there was a complete resolution of 10 years of this held stress in the neck. E attraverso il contatto cranio-sacrale con le arterie del collo e le arterie delle braccia c'è stata in un paio di sessioni una completa risoluzione della tensione e dello stress che questa persona stava tenendo da più di una decina di anni. But I think it's important to point out that this is not like traditional Chinese medicine that we're holding the pulses. We're actually using the long-tide, primary respiration, as I like to call it, and also stillness as essential factors in contacting the arteries. E qui è interessante fare notare a chi ascolta che il modo in cui noi tocchiamo le arterie non è lo stesso modo utilizzato nella medicina cinese, in cui effettivamente si ascolta il polso, ma piuttosto ascoltiamo il corpo sincronizzandoci con la respirazione primaria, quella che in cranio sacrale chiamiamo anche la marea lunga, e sintonizzandoci con aspetti della quiete. Mm-hmm. Yeah, it's quite beautiful. So the application of craniosacral therapy to the bones of the head and to the bones of the body can now also be applied to not only the fascia but now the cardiovascular system. Quindi troviamo che tra le tante applicazioni del cranio sacrale, oltre che a quella sulle ossa proprie del corpo, quindi le ossa della testa, del resto del corpo, possiamo contattare anche il tessuto fasciale, il tessuto connettivo, ma anche le arterie, quindi il sistema cardiovascolare del corpo. Right. Exactly. So I like to call it a protocol for compassion because the research supports that this work is very similar to the science of compassion. Insegnando questo lavoro mi piace chiamarlo anche un protocollo per la compassione, perché abbiamo scoperto che la ricerca anche scientifica che sta dietro al lavoro che facciamo davvero sostiene anche questa dimensione della compassione. In other words, when you can feel your own heart, you can actually feel the heart of your client
you can feel each other's heart, you know what the right thing to do is. E l'idea dietro questo è che se io sono in grado di sentire il mio cuore, allora posso anche sentire e percepire il cuore del mio cliente. E se noi siamo in grado di sentire insieme i nostri cuori, è più facile attingere a quella sapienza, a quel saper che cosa fare, quindi quell'intelligenza intuitiva che sa che cosa fare. I mean, the right thing to do is, when do you know when to move your hands? When do you know how to do the right positioning to get the relief that the client needs? E questo si applica a più livelli, ma ad esempio l'operatore saprà quando è il momento di muovere le mani, oppure come fare, dove mettere le mani nel momento giusto per favorire quel rilascio, quella risoluzione. And that's compassion. It's very simple, it's very straightforward. E questo è un atto compassionevole, in fondo è molto semplice, molto chiaro. Right. And it's based on stillness, and it's based on slowing down with primary respiration. Questo è basato sulla quiete e sul rallentare attraverso quella che noi chiamiamo la respirazione.